Il video racconta la storia di Pesco Sannita, a partire dai suoi monumenti e dalle testimonianze scritte. Conosciuto anticamente come Pesclum, Macigno, l'antico borgo di Pesco nacque su di una collina ed in modo naturale. Si sviluppò in una parte alta denominata Castello, controllata dal palazzo baronale, ed una parte bassa denominata Valle. Cambiò di nome diverse volte fino al 1947, quando gli fu attribuito quello definitivo, ovvero Pesco Sannita. Nel corso dei secoli il feudo di Pescolamazza fu unito a quello del vicino borgo di Pietrelcina, che diede i natali a San Pio. L'ultimo barone che amministrò il feudo fu Francesco Carafa, conte di Policastro. Il palazzo baronale, di cui non conosciamo l'anno di costruzione, oggi è sede del municipio. Si trova ubicato nei pressi dell'attuale piazza Umberto I, ex piazza Gregaria. In questo punto inizia la nostra visita nel centro storico, che ha visto nascere molti personaggi locali importanti. Viene ricordata Maddalena Angela Marino, trisavola di Padre Pio da Pietrelcina, alla quale è stata dedicata una iscrizione marmorea posta lungo via Carmenale. Simbolo dell'antica funzione militare del paese è la torre di avvistamento in pietra, edificata in epoca normanna, fedelmente restaurata dall'amministrazione comunale. Dalla torre sono visibili la valle del Tammaro, i monti del Fortore e l'antico feudo di Monteleone, il quale ebbe vita autonoma fino al 1725, quando venne unito sotto Antonia d'Aquino al feudo di Pescolamazza. Successivamente il feudo, lasciato in abbandono, venne dato in enfiteusi ai contadini locali. Passeggiando nel centro storico si incontrano i resti delle antiche mura medievali e pescolane, che in alcuni casi sono servite per la costruzione di particolari abitati, come la cinquecentesca casa arcipretale, totalmente costruita in pietra, ospitava una quindicina di stanze. Nei pressi di questa casa si incontrano una moltitudine di vicoletti, alcuni dei quali sono veri e propri passaggi coperti con solaio in legno, tipici dell'epoca medievale. Risalendo l'antico borgo si giunge in via Cortina, recentemente ristrutturata, utilizzata dai pescolani come ingresso alla rappresentazione del presepe vivente. La presenza di numerose chiese denota la profonda devozione dei pescolani. Tra le più antiche risulta essere la chiesa di San Nicola, ubicata lungo la via dedicata al santo, ma di cui restano pochi ruderi. Testimonianza scritta della secolare devozione è una pergamena del 1518. Si tratta della concessione del diritto di proprietà della chiesa all'Università di Pescolamazza, odierno comune. Durante i primi dell'Ottocento venne introdotto il culto di Santa Riparata per opera del barone Luigi Carafa, il quale ebbe in dono dall'arcivescovo Benedetto Fenaia nel 1801 le spoglie della giovane martire. Le reliquie della santa vengono conservate all'interno della chiesa del Santissimo Salvatore.
Passeggiando lungo via Cappella incontriamo la chiesa della Madonna dell'Arco, costruita verso la fine del Seicento. Proseguendo sul lato sinistro della chiesa si arriva in località San Giuseppe, dove è possibile visitare un'antica chiesetta rurale, privata, dedicata a Maria Santissima Addolorata e San Giuseppe. Una delle chiese più moderne del territorio pescolano è ubicata in località Monteleone ed è dedicata alla Madonna delle Grazie. Durante l'Ottocento vennero costruiti magnifici edifici che circondano la piazza principale, testimonianza della prosperità economica dei signorotti locali. Tra questi il palazzo della famiglia Orlando, dallo stile tipicamente ottocentesco. Ma l'Ottocento pescolano fu contrassegnato anche da movimenti reazionari e da episodi di brigantaggio. Si ricorda la fucilazione di Luigi Orlando, capo urbano, nel 1861, avvenuta sotto l'Olmo, in piazza, per mano del colonnello dei bersaglieri Gaetano Nigri. Alle spalle della villetta comunale in vico Sant'Antonio abitava la moglie del brigante Finisguerra. Proseguendo lungo viale Ungheria si incontra l'antica casa del reazionario locale Francesco Esci. Oggi Pesco-Sannita è un paese all'avanguardia, capace di coniugare la tradizione con l'innovazione. È sede dell'osservatorio sismico Luigi Palmieri, gestito con professionalità dal nucleo di protezione civile locale.